Ciao belli, benvenuti in questo nuovo video. È ormai un anno che possiedo questa BMW Serie 1 E87 118D e oggi vi mostro i 5 punti positivi che ho riscontrato. Venite con me. Allora, partiamo subito dal dire che quest'auto, la prima cosa che si percepisce è la manovrabilità, è la sua dinamica di guida. Qui siamo molto vicini a una distribuzione dei pesi 50-50, poi avendo anche il passo corto è molto agile tra le curve, soprattutto in queste strade di montagna, nonostante comunque non sia una versione sportiva. Ricordiamo che questa è la 118D, ha un assetto molto morbido, ha tanto rollio, quindi questa qui, se uno dovesse prenderla e prepararla con un buon assetto, delle buone barre antirollio, delle buone gomme, freni, questa è una buona base di partenza per una vera auto sportiva che ti può dare delle buone soddisfazioni. Quindi punto 1, dinamica di guida. Punto 2, il cambio manuale. Io ho lasciato la mia Clio RS cambio automatico e non me ne pento, detto sinceramente. Quando mi sono ritrovato su questo cambio manuale è stata una goduria incredibile, voi non potete capire la soddisfazione di poter tornare a cambiare marcia in modo manuale. E poi in questo caso specifico il cambio è molto preciso, fluido, è anche corto, cioè ne ho trovati pochi a livello di sensazione su, tra l'altro, auto base, non auto sportive, però che danno questa tipologia di sensazione qui alla guida. Poi anche come è strutturato, è corto, non è altissimo, il pomello al tatto ha una buona presa, una buona sensazione, è proprio soddisfacente, è proprio bello da guidare, da sfruttare, da smanettare. Punto numero 3, la trazione posteriore. Quindi abbinata alla sua buona dinamica di guida, al buon cambio manuale, abbiamo una trazione posteriore, finalmente. Ed è uno dei motivi per cui anche ho lasciato la mia Clio RS a trazione anteriore, ho voluto proprio testare questa trazione posteriore. Vi dico che è molto divertente, ha una buona coppia quest'auto, quindi sia sull'asciutto ma soprattutto sul bagnato ti puoi fare qualche sgummetta e bisogna stare attenti, perché se non hai mai avuto esperienze sulla trazione posteriore bisogna andare per gradi, soprattutto sul bagnato, perché tende a pattinare facilmente, quindi rende proprio il pacchetto completo di base auto sportiva l'ideale. Se uno volesse investirci e personalizzarla o comunque migliorarla, questa ha un'ottima base, e per di più è comunque un'auto utilitaria e quindi ti puoi comunque divertire tutti i giorni, non è un'auto impegnativa. Punto numero 4, i consumi. Quest'auto consuma veramente ma veramente poco, se poi si sta attenti, si guida in modo intelligente e conservativo, quest'auto ti consuma veramente poco. Io ho una media di 5,7 litri ogni 100 km e rispetto ai miei 9, anche 10 della Clio RS che avevo, direi che è una bella differenza. Io quest'auto l'ho presa soprattutto per i consumi, dato che mi serviva un'auto che consumasse poco ma che comunque potesse darmi un po' di soddisfazione, un po' di divertimento, per non azzerarmi completamente e che non mi mancasse troppo la Clio RS. Ho puntato su quest'auto e secondo me ha fatto la scelta perfetta. Calcolate che io l'ho presa, che gli ho fatto fare il primo tagliando appena presa, ne aveva 143.000, ho fatto il secondo tagliando quest'anno a 163.000, ho fatto 20.000 km in un anno, quindi un po' di chilometri ne abbiamo macinati, e la piccolina si è comportata egregiamente, impeccabile, non ho nulla di cui lamentarmi a livello di consumi, nonostante comunque il diesel sia passato alle stelle e sia diventata una cosa indecente. Comunque riesco a gestirmela comunque in qualche maniera. Punto numero 5, una cosa che mi ha veramente stupito è stata la seduta di guida. Cioè io ho abbassato completamente il sedile il più possibile
e sei veramente seduto a terra. Cioè la macchina, vi ricordo che è completamente originale, non ha un assetto ribassato ed è già bassa di per sé. In più con questa seduta è veramente spettacolare, cioè mi dà proprio soddisfazione. Secondo me è addirittura più bassa come seduta della mia Clio RS, nonostante sulla Clio avessi montato delle molle più basse, più rigide. Questa originale, secondo me, sono un pelino seduto più in basso, ed è una cosa rarissima su un'auto di questi tempi, tra l'altro utilitaria, che si possa utilizzare tutti i giorni, quindi è proprio perfetta per chi magari vuole consumare poco, andare in giro tranquillamente e comunque togliersi qualche soddisfazione a livello di guida sportiva. Bene ragazzi, questi sono i 5 punti positivi che ho riscontrato dopo un anno di guida con questo BMW. Magari qualcuno che ne possiede una si ritrova, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono questi contenuti supportatemi, per me fa un'enorme differenza, mi motiva comunque a continuare, e soprattutto perché siete in tanti che guardate i miei video ma praticamente nessuno si iscrive, quindi farebbe piacere vedere almeno ripagato i propri sforzi. La prossima volta faremo anche i 5 punti negativi, perché comunque ha anche dei lati negativi quest'auto, vedremo anche quelli e poi faremo un resoconto finale. Ragazzi, è stato bello, ci vediamo alla prossima, ciao belli.